Oggi è il 3 marzo e vi aggiorno un po' sull'andamento del semenzaio. Ci sono alcune novità. Se avete visto il video di ieri, quello corto che ho pubblicato sui miei social, ho preso un vaso molto grande, ma poi lo vediamo nel dettaglio, con il compost, quello acquistato dalla fungaia. È un compost completo, non ha bisogno di nulla. Mi ci sono sempre trovato bene e all'interno di quello sto ripicchettando le piantine nate nelle vaschette di Ogo. Eccole qua. Questi sono i pomodori che sto mettendo in vasetti singoli, vedremo anche questo. Vedete già i peperoni trapiantati. Dopo la sigla vedrete la fase di trapianto. Perché questo spostamento temporale? Perché la prima parte del video, dove c'era la presentazione, insomma, ci sono stati dei problemi tecnici e va bene, quindi ho dovuta rifarla dopo che ho iniziato il trapianto, quindi va bene, è soltanto una presentazione che faccio, poi vediamo il succo del video, lo vediamo dopo la sigla. Pochi minuti per farvi vedere un po' il picchettamento e poi cominciamo con la carrellata delle cose da vedere, che ce ne sono parecchie oggi. Dai, ci vediamo dopo la sigla. Bentornati sul mio canale, sono Luigi di Un Orso in Campagna. Ecco, comincerei da questi habanero. Stanno abbastanza bene, li ho innaffiati questa mattina. Addirittura questa piantina aveva le radici che sono uscite dall'alveolo. Ora per comodità, ma si può fare in qualunque modo, le tiro fuori tutte e poi piano piano le trapianto, così. Perché sono un po' scomodo, perché sono alle spalle della fotocamera, quindi preferisco far così. Queste sono due, le lascerò così, perché ho poco spazio e perché sono ancora piccoline. Ecco, ho zoomato, vediamo se si vede un po' meglio, va. Questa sarà la loro sede fino a quando non le metterò direttamente a terra, quindi devono stare comode. Queste un pochino più grandi le lascio così. Tra una piantina e l'altra ci sono circa 4-5 dita, quindi parliamo di 6-7 centimetri. Ora queste piccoline qui. Queste non sono cresciute molto nel tempo. Le ho seminate il 31 di gennaio, siamo al 3 di marzo, mi aspettavo qualcosa in più. Quindi queste le posso mettere un pochino più ravvicinate, non sono bellissimi, ma questi non sono gli habanero, sono dei friggitelli. Sono veramente piccole, Non è detto che riesca a riprenderle queste. Oh, per carità. Questa è andata. Questa operazione con piantine così piccole non la fate a casa, perché non mi sento di consigliarvela, perché il rischio di farle morire è molto molto alto. Ecco, questa l'ho messa abbastanza vicino. Aspetto che vi siano altre piantine pronte per metterle in questa zona qui. Nel frattempo do loro un po' di acqua con il Solabio Algasan, giusto per minimizzare un po' gli effetti del trapianto, del ripicchettamento, e vediamo adesso altre piantine un pochino più grandi nei vasetti singoli. Qui ho dei pomodori, ecco, questi veramente adesso è tempo di trapiantarli, perché veramente stanno soffrendo. Anzi, vi dirò la verità, anche i vasetti da 9 cm sono piccolini per loro, però bel foro al centro. Questo è sempre il compost, quello di cui vi ho parlato all'inizio del video. Quindi abbiamo due, sono belle grandi. Adesso queste le possiamo anche dividere.
Ecco, diciamo che con questo sistema, utilizzando già il compost che loro troveranno nell'orto, quando sarà il momento loro non si accorgeranno praticamente di nulla. L'unica cosa che dovrò fare è farle ambientare per qualche giorno alla temperatura dell'orto, quindi proprio fisicamente metto le piantine lì dove andranno, le appoggio per terra, aspetto 2 o 3 giorni, dopodiché tolgo tutto il panetto di terra e la metto nella proda fatta da compost, quindi veramente loro non si accorgono di nulla. Le bagnerò un po' abbondantemente, così minimizzo anche lo stesso trapianto e loro staranno benissimo. Vi ricordo che sono scomodo, perché c'ho la videocamera tra me e il vasetto, quindi mi vedete un po' impacciato nei movimenti per questo motivo qui. Questa è molto alta, qui dovrò mettere un sostegno. Ecco, questa deve stare così, Dai, allora vado avanti per conto mio, vi faccio solo vedere la fase di irrigazione perché è importante in questo momento. Questa se n'è andata un po' di lato. Le appoggio sul semenzaio dove non mi danno fastidio. Algasan. Come vi dicevo, questo compost non ha bisogno di niente, è molto sciolto, è ricco, ha un pH di circa 7, quindi insomma va abbastanza bene per le piantine. Sono anni che lo uso e ho coltivato un po' di tutto in questo compost. L'unica cosa è che non riesco a far germinare bene i semi, quindi lui accetta bene le piantine, per i semi no. I semi non vanno bene, bisogna farlo con il terriccio suo specifico. Ne metto poco perché era già bagnato il terriccio. Bene, continuiamo con i particolari del semenzaio e poi ci salutiamo. Bene, come vedete rispetto alla scorsa settimana ci sono tantissime cose in più, nel senso che le piantine sono cresciute, moltissime, soprattutto i pomodori laggiù, ma anche qui vedete tutta una serie di piantine nuove, di germogli, che la settimana scorsa erano soltanto piccoli germogli, erano veramente appena spuntati dal terreno, cosa che sta succedendo anche qui. Ecco, qua abbiamo i friggitelli, i peperoni, mentre qua abbiamo le melanzane. Ecco, ho diviso i plateau. Ovviamente devo ancora ripicchettare e togliere dal plateau il tagete, una bella distesa di tagete, so anche dove metterla. Farò un'aiuola lì dove abbiamo sotterrato il nostro gatto Gigio, che è mancato un mesetto fa. Ci eravamo ripromessi di tenerlo sempre con noi. Rimarrà con noi ai bordi dell'orto e metteremo dei fiori sopra perché gli eravamo molto affezionati. Va bene. Qui abbiamo tutto un plateau nuovo di pomodori. Guardate, dalla settimana scorsa le piantine già come sono venute fuori e il terriccio adesso è asciutto, ha bisogno di essere innaffiato, cosa che farò tra poco. Lo farò poi ovviamente a telecamere spente, non c'è nulla di trascendentale, soltanto un po' d'acqua da dare. Ecco, in questo caso darò soltanto acqua perché dalla prossima settimana su questo plateau inizierò i test dividendolo in 3, così per la larghezza. Farò i test dei 3 concimi, quindi l'Algasan di Solabiolo, poi il Solabiolo il concime per orticole e poi il Brave crescita sana, che è però il granulare. Li avevo presentati lo scorso video, quindi lo dividerò in 3 e vediamo un po' cosa viene fuori. Sto aspettando i primi fiori qua, prima o poi arriveranno i primi fiorellini di queste piante di pomodoro che sono eccezionali. C'è un profumo, voi non avete idea, sembra di stare veramente in mezzo al campo. In chiusura di video vi volevo dire che pochi giorni fa ho aperto il blog semenzaio.it, è ancora in fase embrionale, ci sono molti articoli da pubblicare, ci sono alcuni refusi da aggiustare anche dal punto di vista grafico, comunque è aperto, se vi interessa lì troverete le guide principali per avviare il semenzaio, sono tutte lì, parliamo solo di semenzaio e tra un po' parleremo di semi e di varietà delle culture principali. Faremo le schede tecniche, c'è tantissimo lavoro da fare, ma mi sto divertendo moltissimo. Se avete idee da propormi sempre per questo blog, scrivetemelo qui nei commenti. I lavori vanno avanti, siamo a marzo, adesso cominciano ad allungarsi le giornate, fa ancora molto freddo fuori, quindi non tenete le piantine fuori perché sotto i 16 gradi le piantine soffrono tantissimo e di notte è difficile trovare quelle temperature, quindi abbiate pazienza. Anch'io devo avere pazienza ancora per un mesetto buono, poi quando sarà aprire tutti questi vasi andranno spostati in serra fredda, devo fare posto, devo organizzarmi, riempire di nuovo le cisterne dell'acqua, insomma è un andirivieni, è un continuo, però lì è uno spettacolo perché poi quando si entra
Sembra di entrare in un orto botanico perché ci sono migliaia di piantine. Bene, è tutto per questo video, grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Domande, pareri, consigli sono sempre ben accetti. Vi auguro una buona giornata.